Assolutamente. Ecco una versione ampliata del video, mantenendo lo stesso stile colloquiale, il tono gossiparo e il format da YouTuber. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo. Oggi abbiamo un video succosissimo, di quelli che so che vi piacciono tanto. Andremo a sviscerare una questione che ha fatto tremare il mondo del gossip turco e non solo. Il presunto scandalo tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene. Parleremo di voci, indiscrezioni, sguardi rubati e della verità dietro le quinte di questa storia che ha tenuto banco per mesi. So che siete curiosissimi di sapere tutto, quindi non perdiamo tempo. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, che saranno sempre pieni di scoop e curiosità dal mondo dello spettacolo, soprattutto quello turco che tanto amiamo. E adesso, mettiamoci comodi e partiamo alla scoperta di questa intricata vicenda. Allora, da dove iniziamo? Beh, bisogna fare un passo indietro, precisamente al periodo in cui Burak Özçivit e Neslihan Atagul stavano girando la famosissima serie Kara Sevda, in italiano Endless Love. Una serie che ha fatto impazzire il pubblico di tutto il mondo, grazie alla chimica incredibile tra i due protagonisti, Kemal e Nihan. E qui nasce il primo problema, o meglio, la prima scintilla di pettegolezzo. Come spesso accade quando due attori interpretano una coppia così appassionata sullo schermo, il confine tra realtà e finzione diventa molto sottile. I fan hanno iniziato a fantasticare, a sperare che l'amore tra Kemal e Nihan si estendesse anche fuori dal set. E, ovviamente, quando c'è una speranza, c'è anche il terreno fertile per le voci di corridoio. Ma, diciamocelo, chi non ha mai sognato che la sua coppia preferita di una serie TV si mettesse insieme anche nella vita reale? È un po' come quando shippiamo due personaggi di un libro e vogliamo che finiscano insieme a tutti i costi. Le prime indiscrezioni sono arrivate come sussurri, piccoli spifferi che si diffondevano a macchia d'olio sui social media e nei forum dedicati alla serie. Si parlava di sguardi complici, di risate condivise, di un'intesa particolare che andava oltre la semplice amicizia professionale. Niente di concreto, intendiamoci, solo speculazioni basate sull'osservazione attenta dei comportamenti degli attori durante le interviste e le apparizioni pubbliche. Qualcuno ha notato che Burak guardava Neslihan in un modo diverso, che le sorrideva più del dovuto, che i due si trovavano sempre vicini durante gli eventi promozionali. Tutti indizi, ovviamente, che hanno scatenato la fantasia dei fan. Ma si sa, una scintilla può bastare per accendere un incendio. E l'incendio, in questo caso, è divampato quando alcuni tabloid turchi hanno iniziato a pubblicare articoli sempre più insinuanti, alimentando il gossip e insinuando una presunta attrazione reciproca tra Burak e Neslihan. Si parlava di tensioni sul set, di gelosie da parte dei rispettivi partner, Fariye Evcen, moglie di Burak, e Kadir Dulu, marito di Neslihan. I tabloid hanno iniziato a scavare nella vita privata degli attori, riportando presunte liti tra Burak e Fariye, o tra Neslihan e Kadir, a causa della vicinanza dei due protagonisti di Kara Sevda. Ovviamente, tutte voci non confermate, ma che hanno contribuito a creare un clima di sospetto e incertezza. Qui la situazione si fa seria. Immaginatevi la pressione mediatica, i paparazzi pronti a immortalare ogni singolo movimento, i titoli ad effetto che puntavano il dito contro una presunta infedeltà. Insomma, un vero e proprio incubo per chiunque si trovi coinvolto in una situazione del genere. Essere costantemente sotto i riflettori, con ogni tua azione analizzata e giudicata, deve essere davvero stressante. E quando si tratta di questioni di cuore, la situazione diventa ancora più delicata. Burak e Neslihan, da parte loro, hanno sempre negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale al di fuori del set. Hanno ribadito più volte di essere solo colleghi, amici e professionisti, concentrati sul loro lavoro e rispettosi dei loro rispettivi matrimoni. Fariye e Kadir, a loro volta, hanno sempre mostrato grande fiducia nei confronti dei loro partner, smentendo qualsiasi voce di crisi o gelosia. Hanno rilasciato interviste congiunte, si sono fatti fotografare insieme in atteggiamenti affettuosi, cercando di dimostrare che tra loro andava tutto bene e che le voci di crisi erano infondate. Ma, come si dice, la fiducia è una cosa, il gossip è un'altra. Ma, come sappiamo, spesso la verità non importa quando c'è un bel gossip da raccontare. E così, le voci hanno continuato a circolare,
alimentati anche da alcune presunte prove che venivano sbandierate sui social media, foto rubate, video tagliuzzati, testimonianze anonime. Insomma, il classico armamentario dei gossip Online. Qualcuno ha pubblicato una foto di Burak e Neslihan che si guardavano negli occhi durante una pausa delle riprese. Subito la foto è diventata virale, con commenti di ogni tipo che interpretavano quello sguardo come una prova inconfutabile del loro amore segreto. Qualcuno ha diffuso un video in cui Neslihan sembrava toccare la mano di Burak in modo equivoco. Apriti cielo! Il video è stato analizzato fotogramma per fotogramma, alla ricerca di un significato nascosto. Il punto è che, a un certo punto, la situazione è diventata insostenibile. Le continue insinuazioni, le speculazioni, le intrusioni nella vita privata hanno iniziato a pesare come un macigno su tutti i diretti interessati. Burak e Neslihan hanno dovuto affrontare un'ondata di critiche e giudizi ingiusti, mentre Faria e Kadir hanno dovuto difendere i loro matrimoni da attacchi esterni. Immaginatevi di dover costantemente giustificare le vostre azioni, di dover smentire voci false, di dover proteggere la vostra famiglia da un'ondata di gossip. Deve essere stato davvero estenuante. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Qual è la verità dietro a tutto questo? Beh, la verità, cari amici, è che molto probabilmente non c'è alcuno scandalo. O meglio, lo scandalo è stato creato ad arte, alimentato da un'industria del gossip avida di scoop e da un pubblico fin troppo incline a credere alle apparenze. Diciamocelo, a volte siamo troppo pronti a credere a tutto quello che leggiamo online, senza metterlo in discussione. Siamo come delle spugne. Assorbiamo tutto quello che ci viene propinato, senza fare un minimo di fact-checking. Certo, è innegabile che tra Burak e Neslihan ci fosse una grande chimica sullo schermo. Ma questo non significa necessariamente che ci fosse qualcosa di più. Sono due attori talentuosi, capaci di interpretare i loro ruoli in modo credibile e appassionato. E questo, spesso, viene scambiato per qualcosa di diverso. La chimica tra due attori è fondamentale per il successo di una serie TV o di un film. Ma questo non vuol dire che debba esserci per forza una relazione sentimentale nella vita reale. Inoltre, bisogna considerare che il mondo dello spettacolo è pieno di dinamiche complesse, di invidie, di competizioni, di strategie di marketing. Spesso, le voci di corridoio vengono create ad hoc per aumentare l'attenzione su un determinato progetto o per danneggiare la reputazione di qualcuno. Magari qualcuno ha voluto creare un po' di drama per far parlare di Karasevda. O magari qualcuno ha voluto mettere in cattiva luce Burak o Neslihan per motivi personali. Nel mondo dello spettacolo, tutto è possibile. Quindi, cosa dobbiamo imparare da questa storia? Innanzitutto, che non bisogna credere a tutto quello che si legge o si vede sui social media. Spesso, le informazioni vengono distorte, manipolate o addirittura inventate di sana pianta. Impariamo a essere più scettici, a verificare le fonti, a non dare per scontato che tutto quello che leggiamo online sia vero. In secondo luogo, che è importante rispettare la privacy delle persone, soprattutto quando si tratta di questioni delicate come la vita sentimentale. Non siamo autorizzati a ficcare il naso nella vita privata degli altri, a giudicare le loro scelte, a speculare sulle loro relazioni. Ognuno ha il diritto di vivere la propria vita come meglio crede, senza dover rendere conto a nessuno. Infine, che è fondamentale esercitare il pensiero critico e non lasciarsi influenzare dalle apparenze. Ricordiamoci sempre che dietro a ogni personaggio pubblico c'è una persona con sentimenti e fragilità. E che le nostre parole e i nostri giudizi possono avere conseguenze reali. Spesso dimentichiamo che i personaggi pubblici sono persone come noi, con le loro gioie, i loro dolori, le loro debolezze. E che i nostri commenti, anche se apparentemente innocui, possono ferire e danneggiare. E a proposito di conseguenze reali, questa storia ha avuto un impatto significativo sulla carriera e sulla vita personale di Burak e Neslihan. Entrambi hanno dovuto affrontare momenti difficili, difendersi dalle accuse e proteggere le loro famiglie. Hanno dovuto imparare a gestire la pressione mediatica, a ignorare le voci false, a proteggere la loro privacy. Un'esperienza sicuramente traumatica. Neslihan, in particolare, ha subito un forte contraccolpo a causa delle voci di una presunta rivalità con Farie. Le due attrici non hanno mai lavorato insieme, ma il gossip le ha trasformate in nemiche giurate, alimentando una competizione che non esisteva nella realtà. Sono state messe a confronto, paragonate, giudicate in base al loro aspetto fisico, al loro talento, alla loro vita privata. Una competizione insensata e dannosa.
Burak, dal canto suo, ha dovuto difendere il suo matrimonio e la sua immagine pubblica. È stato accusato di essere infedele, di aver tradito la fiducia di sua moglie e dei suoi fan. Un'accusa infamante che ha messo a dura prova la sua reputazione. Ha dovuto dimostrare di essere un marito fedele, un padre amorevole, un professionista serio. Un compito non facile, soprattutto quando si è costantemente sotto i riflettori. Insomma, una vicenda complessa e dolorosa che ci invita a riflettere sul potere distruttivo del gossip e sulla necessità di un'informazione più responsabile e rispettosa. Impariamo a essere più responsabili con le informazioni che condividiamo, a verificare le fonti, a non alimentare il gossip, e soprattutto, impariamo a rispettare la privacy degli altri e a non giudicare le loro vite. Ma andiamo un po' più a fondo. Cosa ha contribuito a far esplodere questo scandalo? Sicuramente, il successo planetario di Cara Sevda ha giocato un ruolo fondamentale. La serie ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, grazie alla trama avvincente, ai personaggi ben caratterizzati e, ovviamente, alla chimica tra Burak e Neslihan. Quando una serie ha così tanto successo, è inevitabile che i suoi protagonisti diventino oggetto di gossip e speculazioni. Inoltre, bisogna considerare che il pubblico turco è particolarmente sensibile alle questioni di moralità e fedeltà. Il tradimento è visto come un tabù, un peccato imperdonabile. Quindi, anche solo l'idea che Burak e Neslihan potessero avere una relazione extraconiugale ha scatenato un'ondata di indignazione e condanna. E poi, c'è il fattore social media. I social media sono diventati un'arma a doppio taglio. Da un lato, permettono di comunicare e condividere informazioni in modo rapido e semplice. Dall'altro, sono diventati un terreno fertile per il gossip, le fake news e l'odio online. In questo caso, i social media hanno amplificato a dismisura le voci sullo scandalo, trasformando una semplice indiscrezione in una vera e propria tempesta mediatica. Quindi, ragazzi, dopo aver analizzato tutti gli aspetti di questa intricata vicenda, possiamo concludere che, molto probabilmente, non c'è alcuno scandalo tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Si è trattato di un'ondata di gossip alimentata da speculazioni, indiscrezioni e dalla fantasia dei fan. Un'onda che ha avuto un impatto significativo sulla vita e sulla carriera dei due attori, ma che non ha scalfito la solidità dei loro rispettivi matrimoni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito una visione più chiara e completa di questa storia. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace e a condividere il video con i vostri amici. Fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di video investigativi sul gossip turco. E ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa vicenda? Credete che ci sia qualcosa di vero dietro alle voci di corridoio? Oppure pensate che si tratti solo di gossip infondato? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, siate rispettosi nei vostri commenti, non voglio offese o insulti. E come sempre, vi ringrazio di cuore per aver guardato il mio video. Siete il motivo per cui amo fare questo lavoro e spero di potervi intrattenere ancora a lungo con i miei contenuti. Grazie per il vostro supporto, siete i migliori. Non dimenticate di mettere mi piace, condividere e iscrivervi al canale per non perdervi i miei prossimi video. A presto con un nuovo scoop, un abbraccio a tutti. E ricordatevi, non credete a tutto quello che leggete online. Ciao!